Buongiorno da Daniele e Ambra da Bolsena. Oggi siamo a metà del nostro viaggio verso Roma, siamo infatti al 7° giorno. Abbiamo dormito dalle suore in un vecchio ospedale. Ospedale? Sì. Sì. E oggi la giornata è un po' nuvolosa, però non dovrebbe piovere molto, quindi speriamo bene. Mancano 17 chilometri a Montefiascone. Montefiascone, sì. Ok. Oggi la tappa finisce a Montefiascone durante il nostro bel cammino lungo la via Francigena. Questa dietro è la cattedrale qui di Bolsena e Santa Cristina. Noi eravamo dalle suore di Santa Cristina, appunto. E che facciamo, Ambra? Anzi, che famo, infatti, mi sto abituando all'accento della zona. Camminiamo? Camminamo, credo, non lo so. Non lo so. Dobbiamo imparare. Dateci lezioni perché questa lingua ancora non la conosciamo bene. Siamo un po' arrugginiti, fateci sapere sotto se abbiamo detto bene o male. E dai, allora zaino in spalla e si parte. Vai! Siamo partiti da pochi minuti e siamo già nella giungla. C'è una vegetazione rigogliosissima. Poi ieri sera, stanotte ha un po' piovuto, quindi anche il terreno è bagnato. Si sente proprio nell'aria l'umido. E oggi tappa soprattutto di salita, ma non troppo ripida. Solo l'ultimo pezzetto a Montefiascone ho visto dovrebbe essere un po' più ripido. Oggi siamo in versione di nuovo stendino del pellegrino. Oggi abbiamo le ciabatte da far asciugare. Vi faccio vedere come sono i nostri zaini. Ecco qua! In alto calzini e in basso ciabatte. Nella tappa di ieri, mentre stavamo entrando al paese a mezza tappa a San Lorenzo Nuovo, abbiamo trovato lungo la strada un signore che faceva la via Francigena in bicicletta da solo. Abbiamo parlato un po', diceva che aveva da trovare dove dormire, gli abbiamo consigliato il posto dove avevamo prenotato noi e poi abbiamo saputo poi dopo che ha prenotato lì e lo abbiamo poi infatti ritrovato in questo istituto delle suore. È molto carino, interessante mentre si fa un viaggio del genere incontrare persone, pellegrini che fanno questo stesso viaggio e ci si sente subito comunque amici, si ha subito questo grande progetto in comune ed è molto stimolante. Si parla un po' da dove si viene, il viaggio che si vuole fare. Ad esempio questo signore era partito dalla provincia di Treviso, voleva arrivare a Roma e mi ha detto e poi torno anche indietro. Quindi, noi siamo dei fannulloni perché noi vorremmo prendere il treno poi da Roma per tornare a casa. A noi sembra di fare un qualcosa di abbastanza difficile, ma poi trovi altri pellegrini che invece hanno progetti ancora più grandi e quindi gli ho fatto i complimenti. E anche poi gli altri ragazzi francesi che abbiamo trovato mentre stavamo salendo a Radicofani, che sono partiti da Milano, arrivavano a Roma con le biciclette, erano anche molto carichi di bagagli, anche loro molto bravi. E questa cosa è davvero piacevole di questi cammini, si entra subito in confidenza con persone sconosciute. Sì, che magari hanno fatto il viaggio per motivi molto diversi, stanno facendo comunque un percorso diverso perché sono partiti prima o dopo di noi e si fermano prima o dopo, però c'è sempre questa sensazione di avere in comune questa voglia comunque di mettersi in gioco e affrontare un'avventura così impegnativa ma ricca comunque anche di tante sorprese e lezioni.
un viaggio molto formativo. Sì, infatti ci prepara ad affrontare tante piccole o grandi difficoltà e nonostante tutti questi ostacoli che ci troviamo magari di fronte tutti i giorni, si va avanti. Comunque abbiamo lo spirito, la voglia e l'energia di continuare, perché vediamo avvicinarsi sempre di più la nostra meta e quindi questo aspetto del cammino è un po' una metafora della vita, se ci pensiamo, ed è molto affascinante. Esatto, perché tutti i giorni, nonostante la stanchezza dei chilometri percorsi, dobbiamo andare avanti, nonostante lo zaino, perché comunque sappiamo che ci saranno tanti paesaggi da vedere, tanti bei percorsi, tanti paesini da visitare, per quel poco che riusciamo a visitare una volta arrivati. Sì, più che altro attraversare. Diciamo che ce li appuntiamo poi per tornare a vederli con calma, senza zaino. Sì, per vacanze un po' più comode, diciamo più usuali. Comunque credo che in tanti facciano un cammino proprio per prendersi una pausa dalla vita quotidiana e così riesci ad avere uno sguardo più obiettivo su tutto. Quando sei a casa sei molto preso dai tuoi problemi, poi invece facendo un viaggio del genere ti accorgi che quei problemi che ti sembravano enormi invece così grandi non sono. E qui i problemi più grossi sono se ti fai male non puoi andare avanti Sì, o se perdi qualcosa di importante, esatto, come il portafoglio, il cellulare. Sì. E poi diciamo il non trovare da dormire è un problema secondario, perché in qualche modo comunque oggi, avendo il cellulare, alla fine un qualcosa di emergenza si trova. Se proprio si arriva tardi in un paese, non si trova niente, non si è prenotato, male che vada si trova un alloggio un po' fuori, se uno non ce la fa a camminare chiama un taxi, insomma quella è l'ultima spiaggia. Sì, quello non è una cosa che mi preoccupa, ecco. Sì, infatti. Però davvero è bello a volte uscire e così tornare a casa, chissà, magari un po' cambiati. Sì, penso di sì. Penso che queste 2 settimane camminando e con così poco con noi, in cui la nostra casa e il nostro zaino ci insegnino molto. Ci accorgeremo, penso, di alcune cose quando proprio saremo a casa da qualche giorno. Sì, vedremo com'è la realtà, una nuova realtà riscopriremo. Sì, riscopriremo tutte le comodità e le apprezzeremo ancora di più per un po', perché poi dopo uno viene comunque di nuovo sommerso dal tran tran quotidiano, però comunque penso che tante cose ci resteranno, tante lezioni che abbiamo imparato. Sì, nel frattempo il percorso continua. Oggi sì, è abbastanza salita come era da previsioni, comunque attraversiamo dei boschi e dei campi davvero molto rilassanti, c'è tanta pace, tanto silenzio, si sentono gli uccellini e sulla destra c'è sempre no, ma spesso si vedono sprazzi di una fantastica vista del lago di Bolsena. Oggi sì, se fosse stato cielo blu sarebbe stato ancora più spettacolare, però ci accontentiamo, dai. Sì, infatti. Adesso riprendiamo un po' di fiato. Abbiamo appena attraversato uno splendido bosco e ho visto che si chiama Parco del Turona. Veramente bello. E riprendiamo fiato perché
Abbiamo fatto credo un paio di chilometri di salita ripida, lunga, senza soste, anche è un po' tecnico il terreno, e ora siamo su una strada sterrata normale, riallunghiamo un po' il passo, se no non arriviamo più a Montefiascone. Sì, siamo usciti dallo scoperto ora. Ci eravamo abituati proprio al buio del bosco fitto, e ora quando siamo usciti allo scoperto, nonostante il cielo nuvolo, abbiamo detto che è tutta questa luce. Sì. Ciao gatto! Questo gatto sta facendo anche lui la francigena, perché sono almeno mezzo chilometro di questa salita che ce lo vediamo davanti, e va su piano piano anche lui, piano piano come noi, anche lui la sente la salita. Non so che cosa stia cercando e va avanti. Ecco, era allungato il passo, forse gli abbiamo fatto paura. Poi c'ha fame. Ha fame, però non capisco cosa cerchi, perché continua ad andare su per una strada asfaltata. Qui mancano esattamente 100 km a Roma, quindi dai, non ne mancano tanti. No, non ne mancano tanti, dai. Ne abbiamo fatti sicuramente di più, quindi siamo a ben più del chilometraggio totale da Siena. Brava Ambra. Grazie, anche te. Eccoci, vediamo finalmente da vicino Montefiascone, la nostra meta di oggi. Mancheranno credo un paio di chilometri. Stiamo entrando finalmente a Montefiascone. All'ingresso c'era un cartello enorme, c'era scritto Montefiascone, città dell'Est-Est-Est, che immagino molti di voi conosceranno, è il vino tipico, vino bianco qui di queste zone. La salita procede non tanto ripida ma costante. Dove avevamo visto sarebbe stato così, infatti Montefiascone è abbastanza in alto. Poi vediamo se nel pomeriggio riusciamo a fare una visita oggi, visto che arriviamo presto per pranzo. Tra l'altro quanto manca il ristorante? Che qui io ho fame. 10 minuti? Dai, bene dai, tra 10 minuti si mangia. Eccoci alla porta di Montefiascone. Abbiamo fatto una pausa pranzo ed ora saliamo su fino, credo, il punto più alto dove c'è il fine tappa, e vediamo se ci facciamo mettere un timbro sulla credenziale. Andiamo Ambra? Vai! Dai, si va! Siamo arrivati alla rocca di Montefiascone dopo aver lasciato però lo zaino nell'affittacamere, perché avevamo cominciato a salire e la salita era veramente ripida. Visto che ci stavano aspettando per il check-in, abbiamo deciso di tornare indietro, lasciare lo zaino, farci una doccia e tornare un po' più freschi e riposati qua su. E anche senza zaino, effettivamente ha fatto la differenza, perché c'era l'ultima salita, era veramente ripida, abbastanza lunga, tutta all'interno del centro storico, però essere arrivati qua su è veramente una grande soddisfazione, perché in cima ci sono un po' mura, sembra un po' come un castello, però all'interno delle mura c'è un parco, ve lo faccio vedere un attimo. Spero che si sia visto, è tenuto bene, è molto carino, e la vista da qui su tutto il lago di Bolsena è impagabile, veramente incredibile. Nonostante che non sia una splendida giornata, sono un po' di nuvole, un po' velato, però si vede tutto il lago e anche oltre, e fra l'altro lontanissimo si vede il posto da cui siamo partiti ieri mattina. Stavo pensando a quando, perché poi i giorni sono sembrano un po' tutti uguali, tutti diversi. Radicofani si vede molto molto lontana, solo ieri mattina eravamo partiti da lì.
che dire Ambra, qui ci torniamo anche qui con calma per vedere meglio il paese. Magari ecco, volevamo salire in cima alla rocca, c'è poi la Torre del Pellegrino, però oggi è lunedì ed è chiusa, quindi niente veduta dalla rocca. Sarà almeno un 10-15 metri più alta di qui, quindi il panorama sarà ancora più bello. Diciamo che appunto anche qui torneremo più riposati, perché la prospettiva di salire in cima alla torre comunque non è tanto riposante. Sicuramente ne vale la pena, ma insomma lo faremo un'altra volta. Sì, dai. Ora adesso riscendiamo piano piano, vediamo qualche altro vicoletto del centro storico e vediamo di organizzarci per il prossimo pasto, visto che Te pensi sempre a mangiare. Dopo la visita alla rocca il tempo è un po' peggiorato, si è un po' messo a piovere e visto che in questo periodo si può mangiare solo fuori ai ristoranti, abbiamo deciso di comprare qualcosa al supermercato e farci una cena molto semplice in camera. Ripensavo a questa nostra giornata, è stato veramente interessante tutto il pezzo lungo il parco, lungo quel fantastico bosco. È stata davvero una sorpresa, non ce lo aspettavamo. Quindi una tappa abbastanza, pensavamo semplice, e poi si è dimostrata davvero interessante, densa di sorprese. Sì, non faticosa come pensavamo, dai. No, Comunque. infatti, sì, considerando che l'ultimo pezzo molto ripido lo abbiamo fatto senza zaini una volta che ci eravamo già riposati, altrimenti sarebbe stata l'arrivo abbastanza faticoso. Sì, dai, ma che ci facevamo lassù, dai. No, infatti. Poi si doveva ritornare giù perché poi l'affittamento era giù un po' più in basso, quindi dai, siamo a fine giornata, sempre comunque un po' stanchini, possiamo andare anche stasera a riposarci e domani ci aspetta un nuovo viaggio verso Viterbo, che è l'unico capoluogo di provincia che troviamo fra Siena e Roma, poi gli altri erano tutti paesi più piccoli. Quindi state con noi per il prossimo video, sarà un'escursione probabilmente più semplice di oggi, ma ho visto sulla mappa che ci sono un po' di punti carini. Vedremo se ci saranno sorprese. Vedremo. Qualche pettatina. Cioè, qualcuna, ma credo meno di oggi, dai. Continuate a seguirci per vedere se appunto ci saranno sorprese domani e nei prossimi giorni. E seguiteci anche sui nostri canali social su Facebook e Instagram e condividete questo video con i vostri amici amanti della natura e dei cammini. Ciao, alla prossima! Ciao, buonanotte!